Leishmaniosi oculare, uveite, problemi oculari in corso di leishmaniosi. Vi dico una cosa, la leishmaniosi oculare, cioè proprio che prende l'occhio, è un evento relativamente raro, cioè su 100 pazienti che hanno la leishmania in forma attiva o anche in forma subclinica, il coinvolgimento oculare è presente ma non è così frequente. Lo so che se tu hai il cane con l'uveite e ha la leishmania, per te quel cane è il 100% dei casi, ma fortunatamente non è così frequente. Facciamo un piccolo excursus. Non è che il fatto di avere la leishmania impedisca al cane di avere un'infiammazione oculare da sola a parte della leishmania. Cosa vuol dire? Non è che tutte le infiammazioni dell'occhio sono tutte riconducibili alla leishmaniosi. Ci sono delle situazioni in cui la leishmaniosi non è responsabile e qui ci vanno anche i pazienti che hanno la leishmania, cioè non per forza. Se io ho il cane con la leishmania e poi un occhio diventa velato, la leishmania è per forza la causa. Ve ne racconto uno relativamente recente, paziente in terapia, paziente recidivato, un occhio gli diventa blu. Scopriamo che l'occhio ha avuto un trauma oculare, ha sbattuto, ha avuto una perforazione corneale. Logicamente al primo controllo veterinario si è dato la responsabilità alla leishmaniosi, ma il cane aveva avuto un trauma perforante dell'occhio. Seconda situazione, un cane in terapia per leishmania stabilizzato all'improvviso sviluppa emorragia oculare, sviluppa aumento del volume dell'iride, cioè del diametro dell'iride. E qual è la responsabilità? Inizialmente viene data la responsabilità alla leishmania. Aveva subito un trauma per la quale era lussato il cristallino. È logico che se il paziente ha la leishmania, in fase attiva di leishmania, gli esami fatti, anche la ricerca molecolare dall'interno dell'occhio ti risultano positivi, ma in corso di leishmania ti risulterebbero positivi tutti i distretti. Questo non toglie che il cane aveva, il primo caso, proprio una spina entrata dentro l'occhio, nel secondo caso giocando aveva sbattuto l'occhio e gli era lussato il cristallino. Questo va tenuto in considerazione. È vero anche che se il paziente in corso di leishmania sviluppa quella che è l'infiammazione grave dell'occhio, che si chiama uveite, è sicuramente un soggetto più predisposto rispetto ad altri, altrimenti tutti farebbero l'uveite. Due dritte su come si tratta. Sento spesso dire al paziente con uveite che fa trattamenti con corticosteroidi, cioè cortisone per via orale, noi non lo diamo. Nei nostri pazienti non lo diamo più per via locale e abbiamo risultati migliori rispetto al cortisone orale. Perché? Perché il cortisone orale sì, mi arriva a bloccare l'infiammazione generalizzata, specialmente quella oculare, ma mi interferisce con il nostro scopo che è quello di liberare il paziente dall'infezione. Quindi se hai un cane con l'uveite o con infiammazione oculare contestualmente alla leishmania, assicurati che il problema sia realmente della leishmania, che non ci siano stati traumi, che non ci siano altre motivazioni, che non ci sia uno sbalzo pressorio, che non sia un cane predisposto a fare queste cose, perché il rischio è di concentrarsi sulla leishmania ma non sulla vera causa sottostante che ha generato l'uveite. E all'interno di quel paniere metteteci anche quelle che spesso dimenticate, che sono le malattie da vettore. È più probabile che una ricchezza di uveite, una babesia di uveite. Quelle sono responsabili molto più frequentemente di uveite rispetto alla leishmania. 2. Controllate che questo tipo di situazione non sia intervenuta per traumi. Relativamente poco tempo fa ho visto un cane con un'ulcera delle cornee bilaterale che con la leishmania c'entrava relativamente, aveva delle ciglia ectopiche, cioè delle ciglia girate all'interno, aveva avuto gli occhi velati e è arrivato a noi perché in corso di terapia per la leishmania gli occhi non si sistemavano. Certo, aveva le ciglia girate, la leishmania non c'entrava. Magari la leishmania è entrata perché ha ridotto la lacrimazione, perché c'è stata infiammazione delle palpebre, ma non perché non aveva fatto crescere le ciglia all'interno e da lì il buco nell'occhio. Anche lì, vi dico sempre, se riuscite a non venirne fuori, contattateci prima che la situazione sia irreversibile. Un bacione.